oggi voglio farvi vedere come realizzare questo portachiavi. È molto carino e adatto anche ai principianti. Il cuoricino l'ho realizzato con la tecnica amigurumi, invece l'iniziale del nome l'ho realizzata con il tricotin. Quando arriviamo all'iniziale vi metto come realizzarla sia con la macchinetta del tricotin sia con l'uncinetto. Andiamo subito al tutorial. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro ho utilizzato un uncinetto da 2 mm. Naturalmente se volete che il vostro cuore venga più grande, basterà utilizzare un filo più grande e un uncinetto più grande. Quindi inizio facendo un cappietto e vado ad avviare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 2 faccio una catenella, entro nel secondo punto, inizio con 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e concludo con un aumento, quindi entro nel punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Questo è un aumento. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una e 2 e concludo con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalla riga 4 alla riga 5, quindi per 2 righe, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 10 maglie basse. Nella riga 6 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e concludo con una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo, ora ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme, questa è una riduzione. Nella riga 7 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e concludo con 7 maglie basse. Nella riga 8 e nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse, quindi ripeto una catenella e 6 maglie basse per 2 righe. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, proseguo con 2 maglie basse,
una e due e concludo con una riduzione. Nella riga 11 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare due riduzioni, quindi una e due. Faccio una catenella di sicurezza, taglio, stringo e il cuore è pronto. Non vi preoccupate delle codine perché le andremo a nascondere all'interno insieme all'imbottitura. Io ne ho già fatto un altro, ora li vado a fissare insieme con dei marcatori. E vado ad unirli con un giro di maglie basse. Quindi faccio un cappietto, entro nel primo punto del primo cuore ed esco nel primo punto del secondo cuore. Non importa qual è il primo punto, l'importante è che siano corrispondenti. Prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Proseguo così facendo una maglia bassa in ogni punto. Arrivata sulla punta vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per creare il giro. Quindi 1, entro di nuovo nello stesso punto, 2, entro ancora e 3. Proseguo con una maglia bassa in ogni punto. Arrivata qui mi fermo, nascondo le ultime codine e vado ad imbottire. Finisco il giro di maglie basse. Terminato il giro faccio una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere l'ultima codina all'interno del lavoro. Realizzato il tricotin, qui in alto nelle info vi metto come realizzarlo con la macchinetta o come realizzarlo con l'uncinetto. Poi vado a prendere il fil di ferro e lo vado a inserire all'interno. Qui però, siccome potrebbe uscire fuori e mi potrei fare male, lo vado a ripiegare, proprio la puntina vado a ripiegare, così. Su altri tutorial vedrete che io sulla punta a volte vado a mettere un pezzettino di colla a caldo, però in questo caso, essendo un portachiavi, è meglio andarlo a ripiegare. Così. E poi lo vado a inserire all'interno. Così sono sicura che non si pianterà.
Se è una cosa da appendere, vado a mettere una puntina di colla a caldo. Questa è una cosa che magari uno mette la mano in borsa, la va ad acchiappare e si potrebbe fare male. Quindi se magari la punta di colla a caldo si toglie, uno mettendo la mano in borsa si potrebbe fare male. Invece così è impossibile farsi male. Ora io sono andata a prendere un alfabeto in internet, siccome mi è stato chiesto di vedere l'alfabeto, vi faccio vedere quale vado ad utilizzare io. Questo. Naturalmente alcune lettere che a me non piacciono le vado un pochino a modificare, ad esempio la G a me così non piace, vedete, io sono andata a farla un po' più cicciottina sopra, un po' più grande. Le vado a modificare a mio piacimento, non è che vado ad utilizzare proprio questa. Il filo in eccesso lo vado a inserire all'interno del lavoro. Poi se è troppo lungo lo vado anche a tagliare. In questo caso vado a tagliarlo. Io per sicurezza una puntina di colla a caldo lo metto lo stesso, di modo che la stoffa resta ferma sul fil di ferro. Quindi ci vado a mettere una puntina qui, di modo che si va a fissare e non si muove più. Opla. Proprio piccola, non si deve quasi vedere. Inizio a piegare il fil di ferro e a dare la forma alla mia lettera. Un po' con le mani e un po' con le pinze. Nei punti dove non si piega bene vado con le pinze, nei punti dove viene bene vado con le mani. Vedete, si sposta il filo, ecco perché io sono andata a metterci la colla a caldo. Dopo lo andrò a mettere anche alla fine, così rimane proprio fisso, fermo e rimane più carina. Ora qui c'è una curva stretta, quindi andrò a prendere le pinze. Terminata la lettera, devo andare a tagliare un pezzetto. Vado più o meno a vedere, devo tagliare qui. Quindi vado a lasciare un pezzettino in più. Così. E lo vado a ripiegare come ho fatto nella parte iniziale. Vado a entrare in tutte le asole e faccio passare il filo. Poi faccio un altro nodino. La parte in eccesso la vado a nascondere all'interno del lavoro. E vado a tagliare. Ora la D è praticamente pronta, però si potrebbe muovere. Quindi cosa faccio? Con la colla a caldo vado a mettere un puntino qua dietro, qui, e blocco. E poi vado a mettere un puntino qui sulla punta. Così anche questo pezzo resterà bloccato.
E questo è il risultato finale. Il tutorial è finito. Se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!